Come un meteorite, una bomba che a 170 km/h ha oltrepassato Iker Casillas. Un lampo e una fosa notte di fine estate, allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid. Questa è la storia dell'esordio con l'Inter di un predestinato, un giocatore che ha mostrato solo in piccola parte il suo potenziale, la cui carriera è stata stroncata dalla morte del padre e dalla sua dipendenza all'alcol. Ma tutto nasce 12 mesi prima. È l'estate del 2000, l'Inter decide di investire parte del suo budget per il mercato su un centrocampista della nazionale brasiliana, un certo Vampeta. Le referenze sono buone e la squadra nerazzurra ha tremendamente bisogno di un metronomo in mezzo al campo. La trattativa per Vampeta è lunga e complicata, ma gli uomini di mercato dell'Inter pagano 30 miliardi al Corinthians e riescono ad assicurarsi le prestazioni del centrocampista verde oro. Però il giocatore che arriva a Milano è un oggetto misterioso. Poche presenze e nel giro di qualche settimana viene relegato in tribuna. Dei 4 mesi nero-azzurro, quelle che rimangono impresse non sono tanto le sue giocate, quanto le sue dichiarazioni alla stampa. Sono titolare nella Seleção, eletto miglior giocatore del campionato brasiliano, però qui non gioco. In Brasile sono conosciuto quanto Romario e Ronaldo, per cui mi chiedo: è possibile che 175 milioni di brasiliani siano degli stupidi? Vampeta si rivela un vero e proprio bidone e i dirigenti dell'Inter cercano in tutti i modi di disfarsi del giocatore. Prima lo danno in comproprietà al Paris Saint-Germain e poi, nella finestra di mercato successiva, organizzano uno scambio a 3. Vampeta al Flamengo, Reinaldo al Paris Saint-Germain e un giovane attaccante brasiliano di nome Adriano all'Inter. Anche ai più esperti il nome di Adriano non dice nulla. Per questo il suo approdo a Milano arriva nell'indifferenza generale, soprattutto tenendo in considerazione le campagne acquiste faraoniche dell'Inter di quell'epoca. Solo quell'estate i nuovi acquisti in casa nerazzurra erano stati Francesco Toldo, Sergio Conceição, Emre Belözoğlu e Marco Materazzi. Adriano è un ragazzo alto, gracile e molto timido, che passa i primi giorni con i compagni completamente in silenzio, quasi spaventato dalla realtà in cui si era ritrovato. Dopo pochi allenamenti viene aggregato alla prima squadra per un amichevole a Madrid. È bene ricordare che in quegli anni non avvenivano tornei estive oltreoceano. Le partite di preparazione alla stagione erano i classici trofei team e birra Moretti, o le amichevoli di lusso con contender europee. Quell'estate l'Inter fu invitata a partecipare al prestigioso trofeo Santiago Bernabéu. L'allenatore dell'epoca, Héctor Cúper, aveva torchiato i ragazzi fin dal primo giorno di ritiro. Il test con il Madrid rappresentava un banco di prova importante in vista dell'imminente inizio di stagione. Le gambe piene di acido lattico, il caldo, le idee tattiche ancora da assimilare, tutti questi fattori fanno sì che lo spettacolo ne risenta. L'Inter si porta in vantaggio dopo pochi minuti. Splendida imbucata di Seedorf per Vieri. Bobo davanti a Casillas non sbaglia e trafigge l'estremo difensore Merengues con un tiro di sinistro. Il Madrid non bolla e a una decina di minuti dalla fine conquista un calcio di rigore per un fallo di Gulli su Makelele. Hierro calcia e spiazza Toldo, portando il punteggio in parità. Adriano fa il suo esordio al minuto 84 e di tempo per incidere ce n'è davvero poco. In pochi minuti fa intravedere qualità che immediatamente fanno sognare i tifosi interisti. Accelerazioni, tunnel, lampi di tecnica eccelsa e spazi risicati. A farne le spese sono in ordine Caranca, che subisce un tunnel spettacolare, e poi Michel Salgado e Fernando Hierro, che vengono entrambi ridicolizzati dal giovane brasiliano. L'unico modo per fermare Adriano è ricorrere al fallo, ed è quello che fa il capitano delle Merengues. Siamo al limite dell'area. In campo ci sono tanti tiratori che si vogliono fare carico della punizione. In particolare, sul punto di battuta ci sono Clarence Seedorf e Marco Materazzi. Incredibilmente l'incaricato alla battuta è lo sconosciuto 19enne brasiliano. È proprio Adriano a spiegare quei concitati momenti. Guadagniamo una punizione dal limite dell'area e io mi avvicino al pallone. Beh, indovinate chi c'era dietro di me a dirmi no, la batto io. Materazzi. Potevo a malapena capire che mi stava dicendo perché ancora non parlavo italiano, ma ho capito che gli rodeva. La voleva battere lui. Poi è intervenuto Seedorf e ha detto: no, lascia tirare il ragazzino. Nessuno discute con Seedorf, quindi Materazzi si è fatto da parte. La cosa divertente è che se guardate il video potete vedere Marco con le mani sui fianchi che pensa: questo ragazzino sicuro la manda in curva.
Invece, Adriano, dopo una breve rincorsa, calcia quel pallone a 178 km/h. Tanto che serve un replay per vedere bene la traiettoria della palla che, dritta come un siluro, si infila in rete, dopo aver sbattuto sulla parte bassa della traversa. Iker Casillas si allunga la cieca perché la verità è che non la vede arrivare, tanta è la violenza del sinistro del brasiliano. È la rete che sancisce la vittoria dell'Inter e la nascita di un campione. Adriano in poco tempo si afferma come una stella luminosissima nel firmamento calcistico. Dopo il prestito alla Fiorentina e la comproprietà al Parma, ritorna all'Inter diventando l'imperatore di Milano. Serpentine infinite, gol di potenza, reti di tacco, Adriano in poco tempo diventa uno degli attaccanti più forti al mondo. La sua carriera è sul punto di esplodere definitivamente nell'estate del 2004, ma il 5 agosto la sua passione per il calcio di colpo svanisce. La causa è una chiamata. Eh sì, perché quel giorno Adriano riceve la chiamata che nessun figlio vuole ricevere. Tuo padre è morto. Un infarto ha portato via Almir a soli 44 anni e il buco nell'anima del figlio non verrà mai colmato. Non mi va di parlarne, ma vi dico che da quel giorno il mio amore per il calcio non è stato più lo stesso. Amavo il calcio perché lo amava lui. Tutto qui. Era il mio destino. Quando giocavo a calcio, giocavo per la mia famiglia. Quando facevo gol per la mia famiglia. Quindi da quando mio padre è morto, il calcio non è stato più lo stesso. Classe, potenza, agilità. Adriano aveva le carte in regola per dominare il calcio mondiale per numerosi anni, ma la sua carriera ha subito un declino inesorabile da quel lontano giorno di agosto. Questa è la storia di Adriano Leite Ribeiro, l'imperatore di Milano.